Una caccia dura, una caccia che inizia prima con dei trasferimenti a cavallo lunghissimi, pesanti per noi che non siamo abituati, impegnativi. E poi il campo tendato, la sorpresa della neve al mattino quando apri la tenda e la caccia stupenda, la caccia al maral divertentissima, il richiamo fino a quando ti spunta questo animale enorme, l'emozione è veramente forte. Il tragitto con il pulmino mi ha dato un anticipo di quello che avrei provato, ma solo quando siamo arrivati qua, immersi in un'altra dimensione, immersi in un'altra epoca, perché credo che ci siamo trovati a ritroso nel tempo. Il passaggio a cavallo è stato estremamente duro. Una volta giunti al primo pit stop, dove abbiamo incontrato queste persone che ci hanno dimostrato di vivere nel niente e con niente, mi ha veramente emozionato e fatto fare un passo indietro nel tempo come non pensavo fosse possibile. Abbiamo intrapreso la salita al campo base in mezzo a questa montagna in cui ho trovato veramente durissimo, sia da un punto di vista fisico, sia da un punto di vista di attenzione per quello che stava facendo il cavallo e per come saliva. Una volta arrivati in questo piazzale naturale, no, in punta a questa montagna, però la stanchezza direi è finita, perché mi sono reso conto che la caccia stava per cominciare.
Loro con questi richiami ogni tanto provavano a chiamare, ma non avevamo nessuna risposta. A un certo momento abbiamo cominciato a sentire questi bramiti che mi hanno fatto venire la pelle d'oca. È molto diverso dal bramito del nostro cervo, perché è un fischio che avevo visto 1000 volte nei documentari della televisione, ma sentirlo dal vivo non è paragonabile a niente. Direi che avevamo tutto il necessario per poter passare delle notti confortevoli. Il risveglio di una delle mattine con la neve è stato incredibile. Il freddo che si provava a mettere il becco fuori dai nostri sacchi a pelo è stato anche questo incredibile. Il giorno dopo la caccia al maral abbiamo cominciato la caccia all'ibex. Siamo arrivati in un territorio completamente differente da quello della caccia al maral, perché eravamo su delle rocce a picco dove vivono naturalmente gli stambecchi. Abbiamo cominciato la ricerca degli animali e non li vedevamo.
Una volta abbattuto siamo scesi giù con l'emozione di andare a vedere questo animale bellissimo. Vederlo lì esanime mi ha creato questa emozione, questa duplice emozione che spessissimo provo, no? Da una parte la felicità e la gioia di aver raggiunto un sogno e dall'altra la tristezza di vedere un animale così bello morto. Questo maschio meraviglioso si è prestato per rimanere un ricordo indelebile. Ne è valsa la pena di fare questo viaggio sicuramente perché la caccia è stupenda, ma perché le condizioni che ci hanno messo alla prova hanno fatto sì che ti distacchi totalmente dal resto del mondo. Noi siamo stati 4 giorni qua e sinceramente ho avuto forse 3 minuti per pensare a ciò che è la vita mia quotidiana, normale. Quindi un'esperienza assolutamente positiva, ci siamo divertiti, siamo stanchi e ora ci prepariamo per ritornare in Italia soddisfatti.